Ciao ragazzi, oggi affrontiamo il tema doping nel bodybuilding, il dietro le quinte, i segreti degli atleti professionisti. E lo facciamo riscoprendo alcune interviste che Tom Platz registrò sul finire degli anni 90, approfondendo il tema in maniera ufficiale con la testimonianza diretta di alcuni campionissimi della IFBB, a sdoganare un argomento che ai tempi era ancora tabù. Per proteggere la privacy degli intervistati, il loro viso venne offuscato e la voce alterata, nel tentativo di rendere irriconoscibile l'identità degli atleti. Questo per tutti tranne uno, Lee Priest, che con grande sicurezza in se stesso decise di affrontare l'intervista in chiaro, a volto scoperto e con la sua voce naturale. E si dice che a causa di ciò, dopo la pubblicazione del video, il povero Lee divenne persona non grata nella IFBB e la sua carriera, casualmente, iniziò a declinare. Ma forse queste sono solo speculazioni e probabilmente la carriera di Lee sarebbe entrata nella fase di declino in ogni caso. Comunque è anche vero che l'oscuramento delle identità degli intervistati fu molto approssimativo e possiamo speculare, pur senza averne la certezza assoluta, che fossero, in ordine di intervista, Ronnie Coleman, Aaron Baker, Dennis Newman, Chris Cormier, Lee Priest e Paul Dillette. Interviste da prendere con un po' di beneficio di inventario, ma sicuramente un documento ufficiale importante che fa luce sul lato oscuro del bodybuilding agonistico. Ma bando alle ciance, lasciamo la parola a Tom Platz e al primo intervistato, che nonostante il tentativo di camuffamento ci ricorda tanto la figura atletica di Ronnie The King Coleman. Godiamoci un estratto dei punti salienti della lunga intervista e ai posteri l'ardua sentenza. Enjoy! Gli argomenti che stiamo per affrontare sono molto delicati, quindi l'identità degli atleti intervistati sarà completamente protetta e nascosta. Lo scopo principale di questo video è affrontare seriamente le problematiche legate al doping in modo onesto ed educato, in modo da fornire una visione completa del problema, proporre approcci alternativi e, speriamo, in modo da poter ridurre il numero di morti. Siamo arrivati al punto in cui molti dei miei amici hanno avuto grossi problemi di salute a causa dell'uso e abuso di sostanze, steroidi e farmaci simili. E credo che sia giunto il momento di affrontare seriamente questo problema. Ma per me è anche importante che l'identità dei campioni che hanno accettato di partecipare a questo video sia completamente protetta. E lo sarà. Ho garantito loro che la loro voce e i loro tratti somatici saranno completamente celati. Ma ciò che vedrete a breve è la verità assoluta, dati concreti. Ciò che accade realmente dietro le quinte, i discorsi che si fanno negli spogliatoi. La prima domanda che vorrei farti è: perché hai cominciato a usare gli steroidi? Cosa ti ha spinto a usarli per lo sport? Innanzitutto, come in qualsiasi altro sport, per competere con i migliori al mondo devi fare ciò che serve per raggiungere il loro livello. Quindi ho pensato che per arrivare a quel livello e gareggiare con loro, dovevo fare le stesse cose che facevano loro. Ecco come ho preso la decisione di cominciare ad usare farmaci anabolizzanti. L'ho fatto per arrivare al loro livello. Mi rendo conto che si tratta di argomenti molto delicati, ma entrando nei dettagli, quali steroidi hai usato? Quali ritieni siano più efficaci e qual è il dosaggio migliore? Quando ho cominciato a praticare questo sport non sapevo nulla di farmaci anabolizzanti, quindi ho pensato che la cosa migliore da fare fosse capire cosa prendevano i migliori campioni, osservare cosa facevano e cercare di fare la stessa cosa. Un tipo a cui ho chiesto mi ha detto che usava Primobolan, Winstrol, ormoni della crescita, testosterone e Anadrol.
just regular testosterone, Anadrol, and E basandomi su queste informazioni mi sono procurato le stesse sostanze che usava lui. I kind of like took it upon myself to go out and get the same thing that he was. Come ho detto, ho iniziato perché volevo essere allo stesso livello degli altri campioni. Per quanto riguarda i dosaggi, mi sono consultato con un altro tipo che era molto informato su come assumere i farmaci e gestire le dosi. Era un endocrinologo? No, era solo un tipo che lavorava nel settore, uno dei più esperti, uno che sapeva cosa facevano tutti i migliori campioni. Non volevo andare dai migliori e dire: «Ehi, ditemi esattamente cosa state facendo e come lo state facendo». Ho pensato che probabilmente si sarebbero sentiti minacciati e non volevo mettere in imbarazzo nessuno. Così sono andato da un altro tizio che sapeva cosa facevano i migliori. E lui mi ha detto: «Prendi il primo Bolan 3 volte a settimana». 3 cc o 3 fiale? 3 cc a settimana. E mi ha detto che per l'Anadrol avrei potuto prenderne 1 o 2 al giorno. Così ho iniziato a prenderne 2 al giorno. E all'improvviso ho notato che mi veniva mal di testa. Quindi ho dovuto ridurre il dosaggio e prenderne solo 1 al giorno, perché mi aveva detto che se mi veniva mal di testa dovevo ridurre le dosi. Per quanto riguarda l'ormone della crescita, sono andato dallo stesso tizio. Parleremo anche dell'ormone della crescita, ma restando sul tema steroidi. Usi steroidi sia in off-season che prima di una gara? Li uso solo durante la fase pre-gara. Nemmeno adesso, solo prima di una gara? Sì, è così. L'unico modo in cui li uso è per prepararmi per le gare. Per quante settimane? 12. Ho sempre iniziato ad assumerli a partire da 12 settimane prima della competizione, che è lo stesso periodo in cui inizio la dieta pre-gara. Inizio ad assumere il GH e gli steroidi. Quindi, se dovessimo fare una classificazione, hai menzionato molti steroidi diversi. Gli steroidi androgeni, che hanno caratteristiche maschili secondarie più marcate, sto chiarendo alcuni di questi aspetti per i nostri spettatori, e gli steroidi anabolizzanti, che agiscono maggiormente a livello cellulare, causando meno ritenzione idrica e, si potrebbe pensare, siano meno tossici. Ma useresti lo stesso tipo di steroidi prima di una gara? Oh, scusa, hai appena detto che non prendi steroidi nel periodo off-season, solo 3 mesi prima delle gare. Quindi prendi un mix di composti anabolizzanti e androgeni prima di una gara? Esattamente. Ok, per 3 mesi? Per 3 mesi. Hai menzionato alcuni dosaggi di vari tipi di testosterone e anadrol. In pratica quello che cerchiamo di fare è assumere dai 1000 ai 1500 mg a settimana. Ah, quindi c'è una formula. Quello che facciamo è combinare il primo Bolan con del testosterone. Sono circa 250 mg. E poi prendiamo il Deca, che sono altri 200 mg. E un altro che si chiama eptilato. Sono altri 250 mg. Quello che facciamo è eptilato 250 più 250 che fanno 500 mg, 2 a settimana, testosterone 3 a settimana che sono 250, 250, 250, sono circa 750 e siamo intorno ai 1000 mg. Poi altri 300 di primo Bolan e siamo già vicini ai 1500. Poi aggiungo anche altre cose, tipo le compresse di primo Bolan e le compresse di Dianabol. E questo sarebbe più o meno il ciclo che seguo per circa 8 settimane. O meglio, diciamo per circa 10 settimane. E le ultime 2 settimane prima della gara non assumo niente. Quindi il dosaggio settimanale è di circa 1500 mg totali. Sì, 1500 mg a cui si aggiunge il GH. E nelle ultime 2 settimane non usi assolutamente nulla? Assolutamente nulla. Stacchi tutto? Non scali le dosi? Interrompi semplicemente il ciclo? Sì, smetto di assumere tutto praticamente di colpo e con il GH faccio la stessa cosa. Lo assumo in dosi di circa 4 unità al giorno. È l'unico farmaco che prendiamo tutti i giorni. Questo è più o meno il ciclo che uso. E prima della gara interrompi anche il GH? Sì, stacco anche il GH, stacco tutto.
Un'altra cosa che uso sono gli stimolanti per l'appetito. Ne prendo 2 al giorno. Hai problemi di appetito? No, li prendo solo per mantenere alto il metabolismo, per mantenerlo veloce. In questo modo hai sempre fame. Quindi accelera il metabolismo? Sì, accelera il metabolismo, così tutto quello che mangi viene digerito molto rapidamente. Il corpo digerisce il cibo e in questo modo non si accumula grasso. Ah, quindi questo è un preparato per la tiroide. Sì, esattamente. Mantiene il metabolismo attivo impedendo l'accumulo di grasso. Interrompi anche questo nelle ultime 2 settimane? Sì, stacco anche questo. Nelle ultime 2 settimane interrompo tutto di colpo. Intendo dire, stacco con i farmaci, completo gli allenamenti, faccio un po' di cardio e cose del genere. Cosa mi dici riguardo l'insulina? La utilizzi? L'ho usata solo durante le fasi di ricarica dei carboidrati. La utilizzavo dopo aver fatto la scarica dei carboidrati, a partire da domenica. Domenica scendo fino a 100 grammi di carboidrati con circa 600 grammi di proteine. Domenica, lunedì e martedì. Poi mercoledì comincio la ricarica dei carboidrati e uso l'insulina. Mercoledì e giovedì, solo 2 giorni. Quindi l'insulina aiuta? Per integrare i carboidrati. In questa fase assumo una quantità enorme di zuccheri e di carboidrati. Direi dai 600 ai 700 grammi di carboidrati. Sono davvero tanti. Si cerca di arrivare a un punto in cui si ha un esubero di carboidrati e poi si passa al venerdì per tornare alla normalità. Venerdì per tornare giù? Cosa intendi esattamente? Tornare alla normalità. Dopo alcuni giorni di carica dei carboidrati, con 600 grammi di carboidrati mercoledì e giovedì, il venerdì si torna a bassi carboidrati. Capisco, in questo modo. Cosa mi dici riguardo l'uso dei diuretici? Per quanto riguarda i diuretici, di solito inizio la domenica, prendendo circa 100 mg di aldactone. Ne prendo 100 la domenica, 100 lunedì, 100 il martedì. Il mercoledì aumento a circa 125-150 mg di aldactone. Il giovedì circa 150. Il venerdì interrompo l'assunzione di aldactone e passo all'aldactasina, prendendone diciamo circa 75 mg. E qual è la differenza tra aldactone e aldactasina? L'aldactone serve principalmente ad aiutare il corpo ad eliminare l'acqua. L'aldactasina è molto più aggressiva. È il diuretico più aggressivo di tutti. La uso per asciugarmi al massimo. La usi alla fine? Sì, il venerdì è davvero molto potente. Bisogna stare molto attenti con quel diuretico. Può portarti al punto da farti stare male se non la prendi nel modo giusto. Una volta ho avuto dei problemi, in effetti. Ci sono quasi rimasto secco. A causa dei troppi diuretici? Sì. Ti è mai successo qualcosa di grave? Ovviamente la tua identità viene nascosta nel video e quindi nessuno degli spettatori saprà chi sei. Ti è mai successo qualcosa che ti ha spaventato per davvero? Oh sì. Oh sì, un paio di volte. La prima volta che è successo stavo prendendo un diuretico e stavo viaggiando da una città all'altra. Ero in ritardo. Avevo perso l'aereo. Quindi dovevo partecipare alla gara lo stesso giorno in cui ero in volo. Durante il volo, all'improvviso, mi sono sentito molto debole. Ho iniziato a sudare tantissimo ed ero lì da solo. Ero in un paese straniero, nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Stavo malissimo e ho pensato che sarei morto su quell'aereo. Questo mi ha terrorizzato. Fortunatamente un assistente di volo passava proprio in quel momento. Aveva del cibo, l'ho preso e ho iniziato a mangiare e bere. Era molto salato. In qualche modo questo ha riportato il mio corpo in equilibrio. Ho smesso di sudare, la debolezza e il malessere sono spariti, ma è stata davvero una sensazione spaventosa.
soprattutto perché ero da solo. Ero completamente solo, non c'era nessuno con me, nessuno parlava inglese, niente. Poi fortunatamente tutto si è risolto. Questa è stata la prima volta. Poi mi è successo anche un'altra volta. In preparazione per un'altra gara mi stavo disidratando ed ero a letto. Andavo in bagno circa una volta ogni 30 minuti. Probabilmente avevo assunto troppi diuretici, perché è piuttosto difficile cogliere i segnali precisi. Quindi è una cosa che devi gestire quasi a sensazione? Sì, quasi a sensazione. Ero a letto e mi stavo preparando per alzarmi. Volevo andare in bagno, ci andavo ogni 30 minuti, ma non ero riuscito a chiudere occhio. Mi stavo preparando per alzarmi e all'improvviso un crampo, il peggior crampo della mia vita, mi ha colpito allo stomaco. Ho pensato, oh no, sto per morire. Ma c'era qualcuno con me, quindi non avevo paura. Poi, mentre cercavo di superare quel crampo, un altro crampo mi ha colpito alla gamba. Ho pensato, oh no, sto per rovinarmi la vita, perché questa era davvero una gara importante. Mi sono detto, sto per rovinarmi la vita, meglio che non partecipi a questa gara, devo andare subito dal dottore. È stata la prima cosa a cui ho pensato. Non volevo che mi succedesse una cosa del genere sul palco. È stato il crampo più forte che abbia mai avuto in tutta la mia vita. E ho pensato, lascio perdere la gara e vado subito dal dottore. Ma avevo un amico nella stanza con me e lui mi ha detto, prova a mangiare qualcosa. Così ho preso una bottiglia d'acqua e ho bevuto tipo mezzo gallone d'acqua. Il crampo è passato. Questi sono stati i due momenti più spaventosi della mia vita. Principalmente a causa dei diuretici. Sì, quindi dico che i diuretici sono la cosa più pericolosa, molto più pericolosi degli steroidi. Con gli steroidi non ho mai avuto problemi o effetti collaterali, né al fegato e nemmeno ai reni, niente di niente. Riassumendo, prodotti, dosaggi e protocolli a parte, nel corso dell'intervista viene messo in chiaro che non tutte le sostanze hanno lo stesso livello di pericolosità. Se da un lato tutti i farmaci usati continuativamente per lunghi periodi di tempo e a dosi elevate possono produrre pericolosi effetti collaterali, alcune sostanze, in particolare i diuretici e l'insulina, se non ben gestiti possono portare alla morte in tempi rapidissimi ed è bene esserne consapevoli. Un sentito ringraziamento al mitico Tom Plath per il suo lavoro di indagine e il documento lasciato ai posteri sull'argomento. Magari in futuro avremo modo di approfondire anche la testimonianza degli altri atleti intervistati da Tom. Ciao, alla prossima!